Vuoi imparare l'italiano in soli 90 giorni? Non stiamo parlando di diventare perfetto. Stiamo parlando di poter parlare con fiducia, capire e farti capire, già tra 3 mesi. Sì, è possibile. E oggi ti mostriamo esattamente come farlo, passo dopo passo, senza stress, senza imparare a memoria liste di verbi, ma con un metodo reale che funziona nella vita di tutti i giorni. Molti pensano che per essere fluenti bisogna parlare come un attore in un film. Ma la verità? La fluidità non è perfezione. E riuscire a ordinare un caffè, raccontare il tuo weekend, chiedere indicazioni e farti capire, anche con qualche errore. Immagina di entrare in un bar a Firenze e dire: «Buongiorno, vorrei un cappuccino e un cornetto, per favore». Non è una frase da manuale, ma il barista sorride, ti prepara la colazione e la comunicazione funziona. Questo è parlare in modo fluente. E sai una cosa? Non devi saper discutere di politica o citare Dante per essere fluente. Ti basta raggiungere il livello B1, un traguardo chiaro, realistico e incredibilmente utile. Con il B1 puoi parlare di te, del tuo lavoro, dei tuoi hobby, capire l'essenziale di una conversazione, viaggiare senza problemi, rispondere a domande semplici e fare piccole chiacchiere. Le tue frasi saranno brevi, forse un po' lente, ma chiare. E questo è più che sufficiente per connetterti con le persone. E sì, puoi arrivarci in 90 giorni, non con 5 ore di studio al giorno, ma con costanza. Anche solo 15 minuti al giorno, ogni giorno. Perché imparare una lingua non è come preparare un esame, è come allenare un muscolo. Piccoli sforzi, ripetuti nel tempo, portano a grandi risultati. Nei prossimi minuti ti guideremo attraverso un piano semplice diviso in 3 fasi, una per ogni mese, per trasformare il tuo italiano in modo reale, naturale e duraturo. Niente teoria inutile, solo pratica, fiducia e tanta voglia di provarci. Perché alla fine non si tratta di parlare come un professore, si tratta di parlare come una persona vera. Allora, partiamo da qui. La fluidità non è perfezione. Lo ripetiamo perché è fondamentale. Troppe persone si bloccano pensando «non parlo bene, quindi non parlo». Ma non è così. Esatto. La fluidità è riuscire a comunicare anche con qualche errore. Immagina di essere a Roma, entri in un bar e dici: «Buongiorno, vorrei un cornetto e un caffè, per favore». Questa frase è perfetta dal punto di vista grammaticale? Forse no. Ma il barista ti capisce? Assolutamente sì. Ti sorride, ti prepara la colazione e la comunicazione funziona. Questo è parlare in modo fluente. E sai una cosa? Non devi saper discutere di politica o citare Dante per essere fluente. Puoi essere fluente per ordinare al ristorante, chiedere indicazioni, raccontare com'è andata la tua giornata. E va benissimo così. Anche i madrelingua non sono fluenti in ogni contesto. Nessuno parla in modo perfetto in ogni situazione. Quindi smettiamo di inseguire la perfezione. Non serve. La vera fluidità si basa su 3 cose: fiducia, chiarezza e coraggio. Se parli con queste 3 cose, sei già sulla strada giusta, anche se sbagli un verbo o pronunci male una parola. E ricordati, hai il diritto di sbagliare. Gli errori non sono fallimenti, sono segnali che stai provando, che stai uscendo dalla tua zona di comfort. E questo è esattamente ciò che ti farà migliorare. I madrelingua, in realtà, apprezzano tantissimo chi prova a parlare la loro lingua. Non si aspettano la perfezione, si aspettano solo che tu ci provi.
E ogni volta che parli, stai costruendo un ponte, non solo con loro, ma con la lingua stessa. Quindi, d'ora in poi, quando ti viene in mente una frase in italiano, dilla, anche se non sei sicuro, anche se non è perfetta, perché ogni parola detta è un passo avanti verso la fluidità vera. Allora, qual è il nostro obiettivo concreto in questi 90 giorni? Il livello B1. Sì, B1. Non B2, non C1, B1. Perché? Perché il B1 è il livello che ti dà libertà reale. Con il B1 non sei più un principiante che ha bisogno di qualcuno per tradurre o aiutarti. Sei indipendente. E cosa significa esattamente indipendente in italiano? Significa che puoi parlare di te, del tuo lavoro, dei tuoi hobby, raccontare cosa hai fatto nel weekend, spiegare cosa ti piace e cosa non ti piace, chiedere informazioni in stazione, all'aeroporto, in albergo, ordinare al ristorante senza dover indicare con il dito. Esatto. Con il B1 capisci l'essenziale di una conversazione, anche se non ogni parola. E, sai una cosa? Non devi capire ogni parola. Basta che afferri il senso generale. E questo è più che sufficiente per comunicare. Le tue frasi saranno semplici, magari un po' lente, forse con qualche errore, ma saranno chiare. Per esempio, oggi sono andato al supermercato. Ho comprato del pane e del latte. Poi sono tornato a casa. Questa frase non è da manuale di letteratura, ma funziona. È diretta, ha un soggetto, un verbo, un oggetto e soprattutto trasmette un'informazione reale. E questo è esattamente ciò che conta. A livello B1 puoi anche descrivere una persona, una città, una giornata tipo. Puoi dire: il mio amico Marco è simpatico, lavora in un ufficio. La sera guarda la TV o esce con gli amici. Vedi, niente di complicato, ma è vita vera. E con frasi come queste puoi già costruire conversazioni vere, con persone vere. Il B1 ti permette anche di capire un film semplice, una canzone, un video su YouTube, magari non al 100%, ma abbastanza da seguire la storia. E puoi leggere un messaggio, un articolo breve, un menù e orientarti senza problemi. E qui c'è un punto fondamentale. Al B1 fai ancora errori, cerchi ancora le parole, a volte ti blocchi, ma la comunicazione non si ferma. L'altra persona ti capisce lo stesso e questo è il cuore della fluidità. Quindi smettiamola di pensare che dobbiamo aspettare di sapere abbastanza prima di parlare. Il B1 non è un traguardo da raggiungere in silenzio, è un livello che si costruisce parlando, sbagliando, riprovando. E la bella notizia? Raggiungere il B1 in 90 giorni è possibile, se lavori con costanza, non con intensità. Non servono ore e ore ogni giorno, bastano 15-20 minuti al giorno, tutti i giorni con un piano chiaro. Perché? Perché il B1 non richiede migliaia di parole, richiede le parole giuste, usate nel modo giusto nella vita reale, e con un po' di pratica quotidiana quelle parole diventano tue. Quindi ricapitoliamo. Il nostro obiettivo non è la perfezione. Il nostro obiettivo è il B1, il livello che ti permette di vivere in italiano, non solo di studiarlo. Nei prossimi minuti ti mostriamo esattamente come arrivarci, passo dopo passo. Perché sì, in 90 giorni puoi farlo. Ok, ora che sappiamo cos'è la fluidità e qual è il nostro obiettivo, il livello B1,
parliamo del piano concreto. Perché sì, puoi trasformare il tuo italiano in soli 90 giorni, ma solo se hai un piano chiaro. Esatto. Non si tratta di studiare di più. Si tratta di studiare meglio, con costanza e metodo. Il nostro piano è diviso in 3 fasi, una per ogni mese. Ogni fase ha un obiettivo specifico e insieme ti portano dritto al B1. Partiamo dalla fase 1. Giorni 1-30. Costruisci le fondamenta. In questi primi 30 giorni non devi ancora parlare tanto. Il tuo focus è ascoltare, assorbire e imparare parole utili. Sì, ogni giorno dedica 15-30 minuti all'ascolto. Podcast per principianti, dialoghi semplici, video brevi. Non importa se non capisci tutto, l'importante è abituare l'orecchio al suono dell'italiano. E impara 10 parole al giorno, ma sceglile con cura. Non parole astratte o rare, parole che usi nella vita reale. Casa, lavoro, mangiare, stanco, felice, caffè, strada, amico, tempo, domani. In 30 giorni sono 300 parole e con 300 parole ben scelte puoi già capire e dire tantissimo. Leggi anche testi brevi, un dialogo al bar, una conversazione in stazione, una descrizione di una giornata tipo. Niente romanzi, solo cose semplici e utili. Poi arriva la fase 2, giorni 31-60, pratica attiva. Ora hai le basi. È il momento di usare l'italiano, non solo studiarlo. Ogni giorno parla almeno 5 minuti. Puoi farlo da solo, descrivi ciò che vedi, racconta la tua giornata ad alta voce o con qualcun altro, un partner linguistico, un'app, un amico. Scrivi anche un mini diario, 2 o 3 frasi al giorno. Oggi ho bevuto un caffè, poi sono andato a camminare, adesso sono stanco. Semplice? Sì. Utile? Moltissimo. E non stare in silenzio online. Commenta un video in italiano, scrivi una domanda in un gruppo, rispondi a un post. Anche una sola frase conta, perché stai usando l'italiano per comunicare, non per esercitarti in teoria. Infine, la fase 3. Giorni 61-90. Vivi in italiano. Qui non stai più imparando l'italiano, lo stai vivendo. E inizia a pensare direttamente in italiano. Quando hai fame, non pensare I'm hungry. Rispondi ho fame. Quando vedi la pioggia, non tradurre. Senti, piove. Guarda serie o film senza sottotitoli o al massimo con sottotitoli in italiano. All'inizio capirai poco, ma va bene così. Il tuo cervello si adatterà. E fai conversazioni lunghe, 15 minuti, senza scappare. Sì, cercherai le parole. Sì, farai errori, ma non importa, perché la conversazione continua. E questo è il segno che sei fluente. Ricapitoliamo. Fase 1. Ascolta, impara parole utili, leggi testi semplici. Fase 2. Parla ogni giorno, scrivi, interagisci. Fase 3. Pensa in italiano, guarda contenuti autentici, conversa a lungo. Non serve essere perfetti, serve essere costanti. Anche solo 15 minuti al giorno, tutti i giorni, ti porteranno dove vuoi arrivare. Perché in 90 giorni non stai costruendo una torre, stai costruendo una casa, con fondamenta solide, muri resistenti e una porta aperta sulla vita reale. E quella porta si chiama B1
E tra 3 mesi ci entrerai con fiducia, chiarezza e un sorriso. Ok, ora che hai il piano in 3 fasi, vogliamo condividere con te i 5 principi fondamentali che renderanno questo piano davvero efficace. Sono semplici, ma potenti, e se li applichi ogni giorno vedrai risultati concreti già nelle prime settimane. Partiamo dal primo. Parla dal giorno 1. Sì, proprio dal primo giorno. Non aspettare di sapere abbastanza. Non esiste quel momento perfetto. Perché? Perché parlare non è un esame, è allenamento. Ogni volta che dici una frase in italiano, stai costruendo un percorso nel tuo cervello e più lo usi, più diventa facile. Non hai bisogno di un partner per iniziare. Parla con te stesso. Descrivi ciò che vedi. Questa è una sedia. Quello è un telefono. Racconta ciò che fai. Adesso mi lavo i denti. Poi vado a fare colazione. Sembra banale? Forse, ma è oro puro per il tuo cervello. E se hai la possibilità, parla con qualcuno, anche solo 5 minuti al giorno. Un'amica, un'app, un tutor, non importa. L'importante è che le tue corde vocali si abituino a produrre suoni italiani. Secondo principio. La pratica è più importante della teoria. Tanti studenti passano ore a studiare regole di grammatica, ma poi si bloccano quando devono parlare. Perché? Perché leggere non è fare. Immagina di voler imparare a nuotare. Puoi leggere 100 libri sul nuoto, ma finché non entri in acqua, non imparerai mai a nuotare davvero. Con l'italiano è lo stesso. Quindi ogni giorno fai qualcosa di attivo. Scrivi 2 frasi nel tuo diario, ripeti ad alta voce un dialogo, shadowing. Fai una dictée. Sì, ascolta e scrivi, è fantastico per l'ascolto e la grammatica. Commenta un post in italiano. E ricordati, gli errori non sono fallimenti. Ogni errore è un segnale che stai provando e ogni correzione ti avvicina di più alla fluidità. Terzo principio. Pensa direttamente in italiano. Niente traduzione mentale. Basta dire I'm tired nella testa e poi cercare sono stanco. Allenati a collegare le cose direttamente all'italiano. Vedi una tazza? Pensa tazza, non cup, tazza. Hai fame? Senti ho fame, non tengo hambre, ho fame. Come? Etichetta gli oggetti in casa. Frigo, specchio, porta. Descrivi le tue azioni ad alta voce. Sto mettendo le scarpe. Adesso esco. Col tempo il tuo cervello smetterà di tradurre e inizierà a vivere in italiano. E quarto principio. Impara l'italiano reale, non solo quello dei libri. Nei manuali trovi buongiorno, come sta? Sono molto contento di conoscerla. Nella vita reale senti ciao, tutto bene? Che bello vederti. Quindi guarda serie italiane, ascolta podcast, segui creator su TikTok o Instagram. Prendi nota delle espressioni vere. Che palle, ovvero che noia. Tranquillo, ci penso io. Mi sa che piove. Crea un quaderno delle frasi vive, non solo parole, frasi intere, con il contesto. Perché? Perché quando parli non usi parole isolate, usi blocchi di linguaggio già pronti. E imita, ripeti con lo stesso tono, la stessa energia. Se un personaggio dice «ma dai», ripetilo con sorpresa. Se qualcuno dice «bah», fai spallucce e pronuncialo con indifferenza. Così impari non solo le parole, ma la musica dell'italiano. Infine, quinto principio. Ascolta ogni singolo giorno. Non serve capire tutto. L'obiettivo non è la comprensione perfetta, è abituare l'orecchio. Fai ascolto passivo. Metti un podcast mentre cucini,
musica italiana in sottofondo e ascolto attivo, shadowing, pause, ripetizioni, identificare parole chiave. Scegli contenuti che ti piacciono. Cucina, viaggi, sport, moda. Così non ti annoi. E ricorda, anche 10 minuti al giorno fanno la differenza. Perché? Perché il tuo cervello ha bisogno di esposizione costante. Non di maratone una volta a settimana, ma di piccole dosi ogni giorno. Questi 5 principi, parlare subito, praticare attivamente, pensare in italiano, imparare l'italiano reale e ascoltare ogni giorno, sono il cuore del tuo percorso. Non sono opzionali, non sono extra. Sono il metodo e se li segui con costanza, in 90 giorni non sarai perfetto, ma sarai fluente. E ricorda, fluente non significa senza errori. Fluente significa fiducia, chiarezza, coraggio. E questo lo puoi avere già da domani. Ok, adesso passiamo a qualcosa di molto pratico, perché non basta ascoltare, dobbiamo parlare. E per farlo ti proponiamo un breve drill di reazione e risposta, proprio come faremmo in una lezione dal vivo. Esatto. Non preoccuparti se non sai subito la risposta perfetta. L'obiettivo non è la perfezione, è attivare il tuo cervello in italiano qui e ora. Quindi, quando ti facciamo una domanda, ferma il video, se puoi. Oppure, se non puoi fermarlo, prenditi quei 2 secondi nella tua testa e rispondi ad alta voce. Sì, ad alta voce, perché solo così le parole diventano tue. Pronti? Via! Cosa hai fatto ieri? Magari hai detto: ieri ho guardato una serie. Oppure sono andato a fare la spesa. Non importa se hai usato il verbo giusto al primo colpo. L'importante è che hai provato. Ora un'altra. Come ti senti oggi? Forse hai risposto: sono stanco. O magari: sto bene, grazie. Perfetto. Queste sono frasi che usi nella vita reale e ogni volta che le dici diventano più naturali. Ascolta prima, poi ripeti con noi. Ieri sono andato al bar e ho preso un caffè. Bene, ora prova tu. Ieri sono andato al bar e ho preso un caffè. Ora una versione un po' più informale, come la direbbe un amico. Ieri sono passato al bar e mi sono bevuto un caffè. Ripeti con noi. Ieri sono passato al bar e mi sono bevuto un caffè. Vedi la differenza? Non è solo grammatica, è musica, è vita. Un'ultima domanda per te, e questa volta non ti diamo la risposta, devi crearla tu. Perché stai imparando l'italiano? Qualunque sia la tua risposta. Per viaggiare, per parlare con mia nonna, perché mi piace la musica italiana. È la risposta giusta, perché viene da te. E ricorda, ogni volta che parli, anche da solo, stai costruendo il tuo italiano vero, non quello del libro. Questo esercizio, breve, quotidiano, attivo, è più potente di 10 ore di grammatica passiva, perché parlare ti rende fluente, non studiare, parlare. Quindi fallo ogni giorno. Chiediti una domanda semplice. Rispondi ad alta voce. Anche solo per 2 minuti. Perché la fluidità
non arriva quando sai abbastanza. Arriva quando usi quello che hai, subito, con coraggio. E oggi l'hai già fatto. Se questo video ti è stato utile, se ti ha dato chiarezza, motivazione o anche solo un piccolo spunto per iniziare, fai una cosa per noi. Metti mi piace. Non è solo un click, è il modo in cui YouTube capisce che questo tipo di contenuti serve a persone come te e ci permette di continuare a crearli. E se ti va, scrivici un commento. Non un messaggio lungo, basta una frase. Per esempio, oggi la mia prima frase in italiano è stata «Ho voglia di un caffè». Oppure «Inizio il mio piano di 90 giorni oggi». Leggiamo ogni singolo commento, davvero, e rispondiamo a quanti più possiamo. Perché non siamo qui solo per insegnare, siamo qui per camminare con te in questo viaggio. Condividi questo video con qualcuno che sta imparando l'italiano, magari un amico, un compagno di studio o qualcuno che ha sempre sognato di parlare la nostra lingua. Più siamo, più impariamo insieme. E ricorda, non devi essere perfetto, devi solo cominciare. Ogni grande viaggio inizia con una singola parola detta ad alta voce. Quindi respira e parla. Perché l'italiano non si studia. Si vive. A presto su Italian Pod. Ciao!